Molto spesso nei miei video parlo di dipendenze, parlo di attaccamento. In questo video voglio parlarti di una delle dipendenze più frequenti negli ultimi anni, che è la dipendenza dai dispositivi. Resta ad ascoltare questo video perché se sei qui non è un caso e probabilmente anche tu stai vivendo una dipendenza da questi aggeggi. Perché parlo di dipendenza da dispositivi? Perché nell'ultimo anno, facendo tante detox, facendo tanti digiuni, ho associato questi digiuni anche a dei giorni dove sceglievo di stare lontana dai dispositivi, che possono essere telefono, computer, tablet e così via. E premetto che io lavoro online e quindi non è poi così facile distaccarmi da questo, perché distaccarmi da questo mi porta anche a distaccarmi dal lavoro. Nello stesso tempo, se si ha una buona gestione del tempo, tutto è possibile e quindi da persona che lavora online posso dirti che è possibile anche staccare dai dispositivi ed è di fondamentale importanza perché ormai questi aggeggi sono diventati un qualcosa di talmente quotidiano, di talmente abitudinario che facciamo fatica a stare senza. E lo vedo anche con tutte le persone che seguo in coaching, che magari raccontandomi il loro quotidiano, poi esce fuori che una buona parte della loro giornata viene sprecata attraverso l'utilizzo di questi dispositivi. Magari tu potresti dirmi, no, beh, che esagerati, io al massimo faccio un giro su Facebook e così via. Sei sicuro? Perché sono una sorta di tranello, nel senso che molto spesso tu non ti accorgi quanto ci stai e invece ci stai tanto. Tornando al discorso gestione del tempo, Anthony Robbins, che è stato l'insegnante con cui ho fatto il mio primo corso di gestione del tempo, diceva che ci sono delle cose non urgenti e non importanti e che sono quelle che ci fanno perdere maggiormente tempo. La maggior parte delle persone dice che non ha tempo, non perché ha meno di 24 ore rispetto che a qualcun altro che ne ha 24, ma perché non riesce a gestire al meglio il suo tempo. E se io mi sveglio la mattina e come prima cosa accendo i social, vado su Facebook, poi vado su Instagram, poi guardo i messaggi, rispondo ai messaggi, ascolto gli audio e così via, magari è passata, se va bene, mezz'ora. E in quella mezz'ora io avrei potuto fare una pratica, avrei potuto fare qualche esercizio fisico, avrei potuto meditare un pochino, avrei potuto leggere qualche pagina di un buon libro sacro. E poi le persone mi dicono, non ho tempo di meditare, non ce la faccio, ci sono troppe cose da fare. Sì, ma sei sicuro? Sei sicura? O forse semplicemente non stai gestendo al meglio il tuo tempo, o forse semplicemente c'è qualcosa che ti sta governando. Stessa cosa alla sera. A volte le persone mi dicono, faccio fatica a meditare alla sera, a fare le mie pratiche la sera. Ok, quanto stai sui social? Quanto stai sui dispositivi? E perché tengo a fare questo video? Perché io parlo sempre della capacità di vivere nel momento presente, dell'importanza che ha il vivere il qui e ora. E se io sto tutto il tempo qui, non riesco a cogliere a pieno il mio momento presente, non riesco a vivere a pieno quello che sto facendo qui e ora in questo momento. L'abbiamo notato proprio di recente, siamo andati un weekend in un parco nazionale bellissimo qua in Thailandia e abbiamo deciso per 3 giorni di non accendere i dispositivi, quindi erano in modalità aereo e basta. Ed è una cosa che già abbiamo fatto anche per settimane intere quando siamo andati al nord della Thailandia e così via. E abbiamo proprio osservato che le persone andavano a vedere un posto bello, non tanto per godersi il posto, per apprezzare la meraviglia, per rimanere incantati da quella bellezza che c'era, perché sembrava veramente di essere in un altro pianeta, un pianeta ancora totalmente naturale, non c'era niente di costruito, era spettacolare. E le persone andavano lì per fare le foto, facevano le foto e poi andavano via. Anche quando si arrivava a un viewpoint, in italiano si dice bella vista, anche quando eravamo da delle belle viste,
le persone salivano, facevano le foto, si facevano i selfie, facevano le foto al panorama, eccetera, e poi scendevano. Ma davvero in poche rimanevano lì a soffermarsi sulla bellezza, al guardare quel momento, al guardare quella bellezza. Eravamo in barca e c'era la gente che guardava la vista attraverso il video che stava facendo. Cavolo, quello te lo guardi a casa. E questa ovviamente non vuole essere una polemica, vuole essere un video costruttivo, perché magari non te ne rendi conto e quindi magari nel tuo quotidiano hai sempre qualche aggeggio in mano e non ti accorgi di quanto ne sei dipendente. Persone che mi dicono: mi sveglio alla notte, vado a fare pipì e entro su Instagram. La notte è un momento in cui il nostro inconscio assorbe tutto in una maniera incredibile, e quando ci alziamo un attimo di notte siamo ancora in una fase di dormiveglia dove tutte le induzioni ipnotiche possono entrare. Quindi se io accendo e ci sono delle pubblicità, ci sono delle cose che ti vogliono vendere, oppure ci sono delle condivisioni negative, quelle condivisioni entrano in te. Poi ci credo che ci sono persone che mi dicono: non riesco a dormire bene la notte, mi sento agitato durante il giorno. Ok, ma quanto stai con questi aggeggi? Nei processi di detox e anche negli insegnamenti, ad esempio della mia insegnante di yoga, di chi segue un po' il mondo delle tradizioni induiste, viene proprio detto che ad una certa ora, quindi massimo dopo cena, bisognerebbe spegnere i dispositivi. Perché? Perché entriamo in una fase di elemento aria dove intanto emergono maggiormente le paure, emerge tutto ciò che è legato al cuore, e come organi di percezione il cuore è connesso all'apparato respiratorio. Indovinate un po' in metamedicina cos'è connesso a livello emozionale all'apparato respiratorio? La paura. Quindi di notte, la sera, quando cala il sole, l'energia della paura, dell'ansia, delle preoccupazioni aumenta. Sicuramente l'avrete notato, se abbiamo delle dipendenze, in particolar modo è proprio in quell'orario che emergono. Dipendenze dal fumo, dipendenze dal cibo, dipendenze da qualunque droga, dipendenza dai dispositivi. Emergono proprio in quell'orario. Perché? Perché sentiamo un'emozione di paura, sentiamo un blocco, sentiamo un vuoto e cerchiamo di riempire quel vuoto attraverso qualcosa di esterno che non si riempirà mai, a meno che io non lo riempa da dentro. Quindi qualunque cosa io posso inserire, che sia una droga, un cibo, un video carino su YouTube, in realtà quel mio vuoto mi rimarrà finché non parto da dentro. Quindi, oltre ad essere un qualcosa di inutile, è un qualcosa di nocivo, perché se io alla sera mi metto sui social o a guardare video, cose di questo tipo, ottengo l'effetto gallina negli allevamenti intensivi. Che cosa fanno le galline negli allevamenti intensivi? Le tengono con le luci puntate tutta la notte, tutto il tempo, così loro perdono completamente la percezione del giorno-notte e così via, e continuano a mangiare, perché pensando che sia giorno, continuano ad alimentarsi. A noi succede la stessa cosa. Se ti metti alla sera lì e guardi un film, e ci sono persone che stanno sveglie magari fino all'1 di notte, ma anche se stai fino alle 11, comunque se mangi presto, come consiglio, quindi magari mangi prima del tramonto, mangi alle 18, mangi alle 19 e poi sei sveglio fino alle 11 a guardare un film, è molto facile che ti venga fame. Non perché hai davvero fame, ma proprio perché queste luci che continuano ad arrivarti inconsciamente ti fanno percepire il giorno. E per questo siamo completamente sfasati anche da un punto di vista di cicli, di orari. Nello yoga e nella Ayurveda si insegna che dovremmo imparare dalla natura a seguire i cicli della natura, e quindi quando il sole sorge noi sorgere, svegliarci, quando il sole tramonta noi tramontare, e quindi entrare
nell'immobilità, nell'ascolto, nell'introspezione, per poi entrare in uno stato di sonno. In uno stato di sonno che solitamente magari ci siamo già anche da svegli, però intendo il dormire. E stamattina sono punzecchiante e ironica. Quindi, quando noi stiamo tutto il tempo con queste luci accese, questi cicli che dovremo seguire seguendo la natura, perché noi veniamo dalla natura e la natura è una delle nostre più grandi insegnanti, questi cicli vengono sfasati e sfasandosi non completiamo i processi che dovremmo compiere al nostro interno. Ad esempio, dalle 10 a mezzanotte avviene la naturale creazione della melatonina dentro di noi, ma se noi non dormiamo dalle 10 a mezzanotte, poi magari mi devo prendere la pastiglia per la melatonina, che in realtà è già dentro di me, ma se io non seguo i cicli della natura mi perdo questa possibilità. Da mezzanotte alle 3 avviene la purificazione del fegato. Ogni notte da mezzanotte alle 3 avviene la purificazione del fegato, ma indovinate un po', se siete a guardare un video, questa purificazione non avviene, perché avviene durante il sonno. Quindi, se noi non seguiamo i cicli naturali della vita, della natura, perdiamo tutto ciò che la natura di buono ci può dare e tutto ciò che sarebbe naturale per noi vivere e sperimentare. Se io, appunto perché guardo un video, il mio inconscio pensa che sia giorno e mangio anche qualcosa di sano, ma comunque mangio, prima di mettermi a letto, nelle prime ore di sonno, che è quando il nostro corpo dovrebbe creare melatonina, pulire il fegato, rigenerarsi e così via, il mio corpo è impegnato a smaltire quel cibo, è impegnato a digerire. Allora per forza che poi alla mattina mi sveglio stanco, faccio fatica a svegliarmi alle 5:30 per fare la mia pratica, o perché sorge il sole e come i galli iniziano a cantare, anche per me dovrebbe essere normale svegliarmi, ma per forza non posso farlo, se magari fino a mezzanotte all'1 ho mangiato qualcosa e mi sono addormentata che ancora dovevo digerire. Quindi capite quanto tutto è sfasato. Consigli utili che vi do. Primo consiglio, dopo cena spegnere i dispositivi, se poi volete guardarvi un film in famiglia, qualcosa di carino da fare insieme, bellissimo, se siete da soli, volete guardarvi un video costruttivo, ok, va bene. Ricordatevi che ciò che inserite prima di dormire, non solo a livello di cibo ma anche proprio a livello mentale, va a creare il vostro sonno. Quindi se io prima di dormire guardo un film violento, grazie che poi faccio incubi o sto con l'ansia, ma se io prima di dormire ascolto delle affermazioni positive, seguo una meditazione guidata, alcune le potete trovare sul mio canale YouTube, oppure guardo un documentario, un video costruttivo per la mia evoluzione, un film che mi può dare dei click interiori, allora il mio sonno sarà rigeneratore, perché durante il sonno il mio inconscio rielabora le ultime cose che io ho visto, che ho sentito e che ho percepito. Stessa cosa la mattina. Io alla mattina sono ancora in uno stato di dormiveglia, per non parlare della notte quando mi alzo a fare pipì, e se io come prima cosa leggo un post negativo, quel post negativo mi andrà a influenzare per tutta la giornata. Se io leggo un messaggio come prima cosa di rotture di scatole, quella rottura di scatole, soprattutto se non sono presente, andrà a influenzarmi per tutto il giorno. Ma se io come prima cosa apro gli occhi e guardo l'immagine di un maestro, leggo 2 righe di un testo sacro, pronuncio delle affermazioni positive, pronuncio delle frasi motivanti per me e la mia giornata, quell'energia andrà a influire per tutta la giornata. Quindi 2 consigli importanti che ti do, anzi 3. Il primo, appena ti svegli la mattina, non accendere i dispositivi, fai prima le tue pratiche, non guardare i messaggi, non guardare i social, se devi prendere un video per fare meditazione, prendi il video ma guarda solo quello. Fai la tua pratica, fatti la doccia, fatti tutte le tue cose per bene, solo quando hai finito accendi il cellulare, internet,
computer e così via. Secondo consiglio, prima di andare a letto alla sera, non guardare niente che possa essere nocivo per te, se ti è possibile. E se ti è possibile non vuol dire no, non mi è possibile perché devo sentire mia mamma, oppure no, non mi è possibile perché devo guardare quella persona cosa ha pubblicato. Se ti è possibile intendo che, ovvio che se fai un lavoro dove devi essere reperibile H24 perché ci sono persone che sopravvivono grazie alla tua presenza, o se sei in una situazione dove assolutamente devi essere reperibile non per soddisfare dei bisogni dell'ego delle persone ma per qualcosa di più importante, allora ovviamente è perfetto così, cerca di distrarti il meno possibile ed è perfetto così. Ma se non fosse il tuo caso essere reperibile per la sopravvivenza di qualcun altro, allora ti consiglio, massimo dopo cena, spegni tutti i dispositivi e li riaccendi dopo la tua pratica al mattino successivo. Fa sì che questo diventi una sorta di digiuno intermittente della mente. Si parla tanto di digiuno intermittente, puliamo prima la mente, perché se non pulisci la mente non puoi pulire neanche il corpo. Quindi puliamo prima la mente. Digiuno intermittente della mente. Terzo consiglio che ti do: quando ti prendi un giorno libero, un giorno a disposizione, altra cosa che consiglio, come minimo un paio di giorni al mese, prendili liberi per te, per fare quello che vuoi, per fare ciò che ami, per fare quello che ti dà gioia, per fare un digiuno. Ecco, in questi giorni fai anche detox dai dispositivi. Potrebbe essere ogni domenica, potrebbe essere ogni sabato, potrebbe essere, se sei in accademia no, perché è importante che tu partecipi alle sessioni, però ecco, prenditi proprio un giorno, una mezza giornata, dei momenti dove dici ok, ora stacco dai dispositivi, spengo tutto, lo riaccendo poi e vedrai quanto vivrai maggiormente il momento presente, quanto tornerai ad osservare le piccole cose, quanto tornerai a guardare le cose intorno a te, a percepire. È molto bello anche il guardare, l'osservare le altre persone, come si comportano, come gesticolano, le espressioni che fanno. In PNL si insegna molto questo e è la base della PNL fondamentalmente, il conoscere il linguaggio del corpo, il conoscere il linguaggio del non verbale. Ma come faccio a stare attento a queste cose, a questi dettagli, ai dettagli della bellezza della natura, se sono costantemente distratto da qualcosa che mi porta da un'altra parte? E poi un'altra cosa importante che ti dico, poi chiudo il video, è che molto spesso le emozioni che noi proviamo sono causate da questi dispositivi. Cioè, se tu stai 2 giorni senza, fondamentalmente che cosa succederà? Succederà che ti godrai appieno il momento presente e al massimo potranno venirti delle emozioni collegate al passato o collegate al futuro, comunque qualcosa che di nuovo ti distrae dal momento presente, ma comunque cose che fondamentalmente riguardano te e se tu sei presente hai modo di rielaborarle proprio grazie alla tua osservazione. Perché spesso le persone mi dicono ok, mi arriva quel trauma, mi arriva quella dinamica, cosa devo fare? Osservo e poi osserva, perché già la tua osservazione fa per te. La mente pensa che bisogna sempre fare qualcosa, in realtà è già osservando che tutto si trasforma. Il punto è che devi osservare e il problema è che non osservi. Quindi, se tu per un paio di giorni stai nell'osservazione, nel goderti il qui e ora, nell'osservare i pensieri e le emozioni che arrivano dal passato, dalle preoccupazioni per il futuro, fai già un lavoro enorme. Ma se tu hai costantemente un dispositivo, magari ti sveglia la mattina che a livello emozionale stai bene, trovi un messaggio di tua mamma che nel qui e ora non esiste, perché non è neanche intorno a te magari, e quel messaggio ti scombussola. Oppure
vai su Facebook, su Instagram, dove vuoi, vedi che dall'altra parte del mondo o in un'altra città è successa una cosa negativa e quella cosa che nel qui e ora per te non esisterebbe neanche, perché non la vedresti nemmeno, inizia ad esistere. E questo ti porta a delle emozioni negative che non hanno senso di esistere, perché nel tuo qui e ora, nel tuo momento presente, non c'è niente di tutto ciò che tu vedi sui social. Poi, altra cosa, questo soprattutto per i giovani, il fatto che sui social, come era prima forse di più la televisione, ci sono questi prototipi di queste persone che fondamentalmente hanno studiato marketing o si fanno fare marketing e ti fanno vedere quanto sono felici, quanto sono ricche, quanto sono in abbondanza, quanto fanno la vita che vogliono. Per carità, in parte cerco di condividere questo anch'io, perché è un altro modo per condividere la bellezza dell'universo, la bellezza del pianeta, la bellezza di tutto ciò che possiamo vivere nel momento in cui siamo nella pace. Ma un conto è condividere qualcosa perché davvero lo si è sperimentato e lo si sente, e un conto è condividere delle belle immagini, delle cosine carine, come vedo tanti giovani che purtroppo fanno su Instagram, eccetera, quando in realtà di quello che dicono e di quello che fanno non hanno sperimentato niente. Quindi magari i ragazzi giovanissimi che ti dicono con questo network, con questo business sono miliardario, e vedi la sua foto che guarda da un grattacielo di un'enorme città e poi scopri che è mantenuto dai genitori o cose di questo tipo. Quindi ricordatevi che i social possono essere uno strumento potentissimo nel momento in cui ne facciamo buon uso, perché puoi arrivare ad una guida, a un maestro, ad un'informazione che senza i social magari faresti più fatica a raggiungere. Cioè una persona, se vuole fare un percorso di lavoro con me, o lavora con me grazie al mondo dell'online, o se no alza il sederino e viene qua in Thailandia. E quindi sicuramente il social, l'online è molto più facile, ti facilita anche in maniera positiva se lo sai usare bene. Ma se tu questi dispositivi li usi per distrarti dal momento presente o per aumentare le frequenze negative, allora quel dispositivo diventa nocivo e non funzionale per te. Quindi, prima di dormire, mi raccomando, spegni tutto. Appena sveglio, aspetta ad accendere e prenditi dei giorni proprio per staccare. E noterai, tra l'altro, la dipendenza. Se tu sei sul mio canale è perché vuoi essere libero. E libero non è soltanto dai condizionamenti o da una droga pesante che è più evidente. Libero è essere libero dall'ego, essere libero dai desideri dell'ego, essere libero da tutto ciò che noi non scegliamo, ma che continuiamo a vivere perché viviamo guidati da un pilota automatico. Se vuoi essere libero, poniti il dubbio, fai questa prova e poi, se ti fa piacere, scrivimi qua sotto nei commenti la tua esperienza, che cosa ne pensi, se vuoi condividere anche te qualcosa che hai osservato, magari guardando i giovani, magari guardando le tue dinamiche proprio interne, condividi, perché sicuramente la condivisione è un qualcosa che dà nutrimento e spesso abbiamo bisogno proprio di specchi per poter guardare qualcosa che è già dentro di noi. Anche per questo all'interno della nostra Accademia di Luce, il percorso di coaching collettive che portiamo avanti ormai da 3 anni, dà molto ai partecipanti, proprio perché ogni partecipante riesce a vedere attraverso gli altri uno specchio e quindi delle dinamiche che ha all'interno e che da solo farebbe più fatica a vedere. Ti mando un abbraccio, se vuoi saperne di più di Accademia ti lascio i link qua sotto. Se senti che questo video possa essere stato utile, condividilo. Un abbraccio di luce, illumina il mondo, e se non l'hai già fatto iscriviti al canale perché farò altri video sull'argomento. Namaste.